Pilot Custom 74 SFM Soft Fine Medium, pennino Soft Fine Medium, oro 14 carati, caricamento a cartuccio converter, il cappuccio è di tipo a vite. Stiamo parlando di una Pilot, abbiamo recensito recentemente la 74, questa è una penna identica in tutto e per tutto, con l'unica variante che è quella del pennino. Quindi un breve riepilogo su quello che è un po' la caratteristica della penna. Vi dicevo, una gran varietà di pennini a disposizione, perché la Custom 74, che è la parte entry level della produzione, che comincia con 7 e 4, è caratterizzata da pennini che vanno dall'extra fine fino al musicale, passando per i flessibili, quindi molta varietà. Troverete senz'altro quello che fa al caso vostro. Dicevamo che i flessibili moderni non sono come quelli antichi, effettivamente sono molto diversi. Questo in particolare sarebbe più propriamente giusto chiamarlo semi flessibile, semi flex o addirittura elastico, perché in realtà la caratteristica di flessibilità, perlomeno per chi ha maneggiato e utilizzato dei pennini flessibili tipicamente degli anni 40, degli anni 50, sa che è una cosa molto diversa, dove effettivamente la pressione non entra nemmeno in gioco. Sono strumenti così perfetti che diciamo ispessiscono il tratto quando serve, soltanto perché si varia dalla scrittura rettilinea a quella curvilinea, e basta già questo per dargli una variazione di tratto. Questa è veramente la chiave del successo di un pennino come questo nella calligrafia, soprattutto quella insomma un po' elegante, un po' ricercata. Tornando alla penna, la forma è quella classica a sigaro, le dimensioni sono diciamo delle dimensioni normali per una penna, non è né piccola né grande. Certamente due osservazioni su quelle che sono le finiture: sono delle buone finiture per una penna di questo prezzo. Non dimentichiamo che si trova comunemente sul mercato tra i 70 e i 75 dollari, quindi sì, forse si poteva fare qualcosina di meglio, ma non so, lascio a voi il giudizio. Effettivamente non è una penna così costosa e quindi le finiture secondo me sono adeguate. La clip fa il suo lavoro e quindi non c'è nulla da dire. Sulle differenze con le serie 742 e 743 ne ho parlato in altre video recensioni. Vale la pena ricordare che i pennini che equipaggiano la serie 74 sono numerati come 5 dalla casa madre, che è la Pilot. Quelli della 742 sono un po' più grandi e sono in misura 10 fino ad arrivare alla 15, che è la 743. Ancora un breve termine di paragone, quello delle dimensioni. La 74 ha un fusto, vi dicevo, normale, la 742 è un po' più grande ed anche un pochettino più solida, e cresce anche il grado di finitura. La 743 comincia già a strizzare l'occhio alle dimensioni large, è una penna un po' più importante, anche la laccatura appare decisamente più curata. Insomma, è una penna un po' più importante ed anche il prezzo è allineato con questo valore che lo strumento ha in sé. La 74 di cui stiamo parlando si porta anche tranquillamente in un taschino, perché il peso comunque è un peso contenuto. Veniamo invece a parlare del pennino, che è la cosa che interessa a chi acquista una penna e vuole utilizzarla invece che diciamo tenerla lì ferma. Soft Medium Fine, allora questo è un pennino che, come dice il termine stesso, sta a metà strada tra il fine e il medio. Sembra una sottigliezza, ma per esempio per gli appassionati del tratto sottile come il sottoscritto invece è una grande differenza, perché già mettendo la penna su carta si sente una punta un po' più arrotondata, il tratto è senz'altro un po' più grande e il medio fine fa perdere è proprio l'extra fine o il fine, quindi manca quella parte di tratto sottile che per esempio a me è cara e io non voglio rinunciarci, cioè preferisco avere un tratto sottile e all'occorrenza renderlo un po' più spesso piuttosto che partire già da un tratto un pochettino più consistente. Quindi, per dirla in maniera anche un pochettino più semplice, se amate la scrittura con un pennino M, non indugiate, comprate una SFM o addirittura una SM, che comunque risulta molto più rotonda nella scrittura, mentre invece la
la SFM è proprio a metà strada, cioè i pennini giapponesi di cui si parla molto sono fatti veramente bene, sono calibrati come delle sciabole, e quindi il fine o l'extra fine sono diversi, così come il fine e il fine medio è diverso dal fine. Questa penna poi in particolare mette d'accordo un po' tutti e due gli emisferi, perché è anche vero che una fine o extra fine senz'altro è meno votata alla scrittura quotidiana, quindi all'uso anche per l'appuntare veloce. È chiaro che diventa uno strumento un pochettino più specifico per chi ricerca quelle qualità nella scrittura che però non è detto che si prestino per tutti i giorni o per tutte le occasioni. Una SFM invece è davvero una penna che si può tenere in scrivania per appuntare sia nei piccoli spazi quando dobbiamo adottare un carattere piccolo, che fare l'appunto grosso, una bella nota come promemoria con un carattere spesso che balza agli occhi e non ce lo dimentichiamo. Anche in questo caso il rating che do alla fine è sempre un 8,5, perché valgono le stesse considerazioni che abbiamo espresso per la soft fine, cioè il fatto di essere un semiflessibile è un bel valore aggiunto per chi soprattutto non ha esperienza o non ne possiede. Vale la pena acquistarlo per capire come funzionano, per entrare anche in un mondo che è veramente molto più bello. Diventa più facile ritrovare dei tratti calligrafici che molto spesso vediamo in qualcuno che è più avanti di noi o che sa scrivere molto bene e che lo fa anche con degli strumenti appropriati. Allora molto spesso serve anche il mezzo, lo strumento per ottenere quel risultato. Il prezzo non è un prezzo da svenarsi. Certo, la linea non è la parte forte della produzione giapponese, ce lo siamo sempre detti, il design salvo quelle eccezioni non è il punto di forza, però secondo me vale la pena averla. Vi ringrazio, vi invito a seguire i prossimi video sul canale YouTube. Buona scrittura!